Oltrepo, terra di Pinot Nero. Un gruppo di amici racconta la viticoltura dell'Oltrepo pavese attraverso i suoi Pinot Nero. Da un'idea di Francesco Fabretti. Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nel salotto di Oltrepo, terra di Pinot Nero. Chi vi parla, come sempre, è Francesco Fabretti, oggi in compagnia di Caterina Cordero, proprietaria della cantina Cordero San Giorgio. Ben trovata, Caterina. Buongiorno a tutti, grazie Francesco dell'invito e della bellissima iniziativa che stai portando avanti per noi produttori. È un piacere per me. Senti, Caterina, come tu sai, tutti i nostri incontri iniziano con la stessa domanda, ovvero che significato, che valenza ha per te produrre il Pinot Nero in Oltrepo pavese? Per me produrre Pinot Nero in Oltrepo pavese significa portare avanti le tradizioni della mia famiglia, che hanno le radici in Langa ma trapiantate appunto in Oltrepo, quindi in una nuova veste, in una nuova casa e con un nuovo progetto di famiglia. Quindi voi, partite dalle Langhe, tutto comincia da lì. Quando comincia? Comincia generazioni fa, quando i genitori di mia nonna aveva queste terre a Castiglionfalletto e ha messo su la cantina che è stata di proprietà della nostra famiglia fino al 2016. Poi dal 2019 ci siamo spostati in Oltrepo. La nostra tradizione vinicola è abbastanza lunga nelle Langhe e nuovissima in Oltrepo. Possiamo dire qual era la cantina dalla quale voi provenivate? L'azienda Vietti. Per chi conosce anche soltanto lontanamente il Barolo, se non conoscesse Vietti non può dire di conoscere il Barolo. Se queste sono le premesse, diciamo che dal vostro esperimento in Oltrepo pavese è lecito aspettarci qualcosa di veramente molto importante. Magari ci vorrà del tempo, presumo? Presumo di sì, speriamo di essere all'altezza ed è proprio il nostro progetto che sta prendendo vita e che non voleva vivere al passato e speriamo di essere all'altezza del nostro passato di cui siamo veramente orgogliosi, ma stiamo cercando di fare la nostra storia. Farò molta difficoltà in questo nostro incontro a resettare dalla mia mente il fatto che sto parlando con chi era Vietti fino a un paio d'anni fa. Cerco di concentrarmi. Una domanda però te la faccio, non so se sei in grado di rispondermi, ma la scelta di andare in Oltrepo pavese e di vinificare il Pinot Nero è legata secondo te al fatto che Nebbiolo e Pinot Nero, per tratti assolutamente molto ampi, presentano alcune caratteristiche che potremmo dire abbastanza simili? In realtà il nostro progetto non nasce propriamente per questo motivo. Noi ci siamo spostati in Oltrepo proprio per il Pinot Nero, perché siamo innamorati di questo vitigno, avevamo avuto un passato importante appunto nella zona del Barolo e con la vinificazione del Nebbiolo e volevamo creare qualcosa di nuovo che ci entusiasmasse allo stesso modo, che però appunto, come dicevo prima, non vivesse all'ombra del passato. Assolutamente. Vi entusiasma? Almeno fino ad oggi produrre Pinot Nero nell'Oltrepo pavese? Assolutamente sì. Era quello che vi aspettavate? Era quello che ci aspettavamo, anzi ancora meglio. Questa mi sembra la cosa più importante, perché poi quando si riesce a fare un lavoro in cui c'è entusiasmo, il frutto di quel lavoro riesce ad essere qualitativamente più alto e qualitativamente più performante. Noi non faremmo nulla se non ci fosse la passione dietro e non faremmo neanche un vino se questo non ci entusiasmasse. Non vorrei sembrare eccessivamente epico nel narrare la vostra storia, però possiamo dire che si sta trattando anche di una vera e propria sfida, quella che avete lanciato a voi stessi. Assolutamente sì, si tratta di una sfida, prima di tutto a livello familiare, perché venendo da un passato così importante che ha fatto
un bel pezzettino di storia nella zona del Barolo, abbiamo tanto da dimostrare. Questa è la prima sfida per noi, dobbiamo soprattutto dimostrare a noi stessi di essere all'altezza. Siamo in una zona che, a differenza delle Langhe, è ancora da esplorare, da scoprire e da far conoscere, perché è una bellissima zona, ma che, come le Langhe 30 anni fa, non gode della stessa fama oggi. Senti Caterina, c'è un leitmotiv che io porto avanti in questo podcast con tutti i produttori che ho ospitato fino ad arrivare a te, e quindi parliamo anche con te di questo argomento. E l'argomento è il costo dei Pinot Nero in Oltrepò Pavese. Come ho avuto modo di accennare, io sono una persona particolarmente innamorata del Pinot Nero e non bevo solo quello dell'Oltrepò Pavese. Al di là di quelli esteri di cui, essendo in Italia, adesso ritengo superfluo parlare, sono molto attento a tutta la produzione italiana del Pinot Nero, a partire da quello che viene fatto sull'Etna, passando per quello che viene fatto in Toscana, nello specifico nella zona della Lucchesia, sicuramente il Pinot Nero altoatesino, quello trentino e poi ovviamente anche l'Oltrepò Pavese. Se c'è una cosa che ho notato è che il prezzo delle vostre bottiglie di Pinot Nero, dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista di una persona che ha avuto un'enoteca per parecchi anni, è fortemente sottodimensionato rispetto alla qualità che si trova nelle bottiglie. Ora, venendo te da una famiglia di produttori di vino, i cui vini non erano esattamente economici e avevano ben donde di richiedere un prezzo d'acquisto più consistente, trovi anche tu che in realtà il rapporto tra qualità espressa nella bottiglia e prezzo richiesto sia leggermente svantaggioso per quanto riguarda la parte del prezzo? Sì, lo è, però devo dire che è stato un punto su cui noi siamo stati chiari fin da subito anche nella nostra filosofia aziendale. Non sottovalutare il prodotto, ma tentare di rivalorizzare la zona con la speranza di farla crescere come è stato nelle Langhe. Quindi noi siamo già appunto dal nostro Pinot Nero Tiamat, che è quello considerato di entrata, siamo partiti da un prezzo abbastanza elevato rispetto alla media della zona, non logicamente grazie a noi assolutamente, però nel breve periodo che abbiamo trascorso in Oltrepò ho visto che c'è tendenza ad aumentare piano piano il prezzo medio, e questo permette appunto di andare a valorizzare la zona, a farla conoscere e a valorizzare il lavoro che ci sta dietro. Premetto che abbiamo in degustazione 2 vini, uno dei quali è il Tiamat, che come ti dicevo poco prima di entrare a registrare è un vino che a me piace da matti. In questo momento la tua cantina, da un punto di vista proprio di struttura gestionale, come è composta? Allora, noi siamo 3 fratelli, entrambi i miei fratelli sono enologi. Lorenzo, che è quello di mezzo, si occupa della parte produttiva e segue le vigne, la parte agronomica. Francesco, un po' colui che tiene le fila di tutto, perché noi poi abbiamo un'altra piccola aziendina di prodotti alimentari. Lui è un po' il nostro jolly ed è anche quello che a livello gestione in cantina ha più esperienza, che quindi ci guida. Io mi occupo della parte commerciale, visite, amministrazione, in pratica tutto quello che non è la parte produttiva. Poi però noi siamo complementari e c'è un confronto quotidiano, e nelle decisioni siamo molto democratici. Tutte le decisioni vengono prese insieme e guidate da nostro padre, che è fondamentale per noi, perché la sua esperienza e il suo know-how è per noi il faro. Non potremmo andare avanti e il nostro progetto non ci sarebbe senza il nostro padre. Per quanto riguarda la tua esperienza specifica, come sei arrivata al mondo del vino? Io ci sono nata, a livello familiare ci sono cresciuta, dai miei nonni a mio padre, mio zio si sono sempre occupati del vino. Mi avessi chiesto 10 anni fa di lavorare in azienda, avrei detto assolutamente no. E cosa avresti voluto fare? Poco prima di acquistare l'azienda in Oltrepò vivevo a Copenaghen, dove avevo intenzione di rimanere. Poi per amore di famiglia e innamorata del nostro progetto mi sono trasferita in Oltrepò. Io avevo intenzione di lavorare nella ristorazione, ma non a conduzione di un'azienda, anche perché
le realtà in cui ci sono le aziende vinicole per me sono un po' piccoline solitamente, proprio anche a livello di paese. Quindi ne fai anche un discorso di carattere culturale, del contesto nel quale si sviluppa una determinata realtà. Assolutamente sì. Hai parlato un pochino della tua attività, ovvero di tutta quella parte che non riguarda strettamente la produzione a partire dalla vigna fino ad arrivare alla vinificazione in cantina, però come sai io sono una persona piuttosto sensibile ai temi relativi a un tipo di produzione vitivinicola che genericamente viene definita con il nome naturale, che può significare tutto e può significare niente. Quindi io preferisco sostituire questo aggettivo naturale con viticoltura ecologica e anche produzione vitivinicola, quindi in cantina ecologica. La tua cantina, la vostra cantina, da questo punto di vista, mette in campo delle attività per andare in quella direzione? Noi in vigna siamo certificati bio da quest'anno. Abbiamo iniziato fin da subito il progetto di conversione e anche nelle vigne che abbiamo in affitto dal 2021 siamo in conversione. Quindi è una nostra filosofia aziendale, proprio perché poi è una questione soprattutto di rispetto per il territorio e per il futuro della zona. Del terreno. Quest'anno a Santa Giulietta, quindi nelle nostre vigne di proprietà, siamo ufficialmente bio dall'annata 2022. Questo vuol dire che ci sono tutta una serie di accortezze dai trattamenti che sono ridotti al minimo e logicamente solo effettuati con prodotti ammessi nella viticoltura biologica, quindi rame e zolfo. Poi ogni parcella la trattiamo singolarmente perché abbiamo vigne di età molto diverse, quindi andiamo dalla più storica, che è quella del 67, da cui viene il nostro cru di Pinot Nero, l'SG 67, alla più giovane che è di inizi anni 2000. Quindi ogni parcella logicamente ha bisogno di trattamenti di accortezze diverse. Proprio per questo siamo seguiti da uno studio agronomico, da dei consulenti, con i quali abbiamo fatto anche dei rilievi nel suolo per andare a studiare proprio la biodiversità dei vari terreni e grazie a questo abbiamo trovato 6 composizioni diverse, da una composizione principalmente argillo-calcarea ma con molteplici sfaccettature. Ad esempio mi viene in mente la vigna del Rivone, quella del nostro prossimo cru di Pinot Nero, quello che uscirà quest'anno, che è una parte molto più sabbiosa, quindi con un'espressione di Pinot Nero molto più esile, più fresca rispetto a quella da dove viene l'SG, che è invece più argillosa ed ha un Pinot Nero molto più di carattere e di struttura. Aspetta, qui stiamo dando un'anteprima, quindi l'anno prossimo esce che cosa? In realtà a settembre di quest'anno esce il nostro secondo cru di Pinot Nero, che è esattamente l'opposto dell'SG, sia per espressione, perché l'SG noi lo definiamo il macio, è quello più di struttura, più di carattere, è proprio un po' più territoriale, mentre quello che uscirà quest'anno, che è il V18, ha un'esposizione appunto opposta, quindi siamo un nord-est ed è molto più esile, più femminile, viene, come dicevo prima, da una parcella con terreno più sabbioso ed una parcella anche più giovane perché è degli anni 90 e quindi è un'espressione completamente diversa. Questo è stato permesso grazie al lavoro di parcellizzazione che abbiamo iniziato nel 2020, per cui noi abbiamo 9 parcelle di Pinot Nero che sono sparse un po' ovunque sul nostro panettone di 22 ettari, quindi ricopriamo praticamente tutte le esposizioni, come dicevo prima, età diverse, e proprio per questo abbiamo iniziato a vinificare parcella per parcella e anche affinare. Ti chiedo scusa, non ho capito bene, questo Pinot Nero nuovo che dovrebbe uscire si chiama B18 o Rivone? Allora, il Rivone è il nome che era stato dato a questa parcella dalla gente del paese ed è una parcella che è metà Chardonnay, metà Pinot Nero. Quindi è la vigna del Rivone perché è un altro nostro vino, quello appunto dello Chardonnay, che però appunto, come dicevo prima, condivisa metà e metà.
Quindi il nome sarà B18. V18, sì. E visto che tu ti occupi della parte commerciale della tua cantina, il posizionamento economico sarà simile all'SG 67 o superiore? Paritetico. Paritetico. Non ci deve essere differenza tra i due, sono semplicemente due espressioni diverse di Pinot Nero. Sei stata chiarissima. Io aspetto che arrivi novembre, il 2 di novembre ricordi del mio compleanno, eh? Va bene. Torniamo a noi. Attualmente, parlando di Pinot Nero, quanti Pinot Neri producete in cantina? Attualmente in commercio sono 3, andiamo dal Tiamat, che è quello di entrata nel nostro portabandiera, poi il Partout, che è una riserva, una selezione delle migliori uve provenienti dalle diverse parcelle che vengono selezionate nell'annata. Quindi può capitare che, ad esempio, un'annata vengano selezionate determinate uve in un vigneto e l'annata successiva ne vengano selezionate altre perché quell'annata, quelle altre uve hanno letto meglio le caratteristiche dell'annata, dico bene? Assolutamente sì, è proprio la definizione corretta. Tendenzialmente per il Tiamat si usano le parcelle più giovani, le uve provenienti dalle parcelle più giovani e situate nelle zone più fresche, e mentre per il Partout si usano le uve provenienti dalle parcelle con un maggiore potenziale di affinamento. E concludiamo con l'SG 67, che, se non ho capito male, viene da una vigna piantata nel 1967. Che è la nostra vigna più vecchia. Come ben sai, noi siamo molto legati alla storia dei cru. Il nostro nonno è stato uno dei primi a fare i cru di Barolo e a credere in questo progetto, e noi stiamo tentando di riprenderne le orme nella nostra cantina proprio con i nostri Pinot Nero. Facendo un passo indietro, quando avete deciso di spostarvi dal Piemonte nell'Oltrepò Pavese, come avete scelto la località, la zona, la cantina, eccetera, eccetera, dove insediarvi? Noi ci siamo innamorati del territorio e delle colline che ci ricordano casa, e abbiamo iniziato appunto a cercare una tenuta che potesse accogliere il nuovo progetto e la nostra nuova casa, e abbiamo trovato questa tenuta storica a Santa Giulietta, di proprietà di una famiglia di Milano, da fine anni 70 fino a quando abbiamo acquistato noi nel 2019. E precedentemente era dei Marchesi Sauli di Genova. È una tenuta storica per cui ospita una torre merlata del XVI secolo, ci sono delle cantine sotterranee altrettanto storiche. Sono le cantine che usate o avete costruito delle cantine a parte? Quella è la cantina che usiamo per lo stoccaggio del metodo classico. È utilizzata proprio solo come stoccaggio delle cataste. A livello di edifici non abbiamo ancora fatto nulla. La cantina era già in essere quando abbiamo acquistato noi, proprio perché i precedenti proprietari avevano una loro attività. Le vigne erano produttive ed è in realtà il vero patrimonio che abbiamo acquistato. 22 ettari in corpo unico, con le vigne hanno un'età media di 35 anni, la cantina si trova al centro e queste vigne girano tutto attorno e, come dicevo prima, hanno praticamente tutte le esposizioni. I vostri 22 ettari di vigneti dove sono inseriti? Ad esempio in una fascia collinare, precollinare? Allora, noi siamo nella prima fascia collinare dell'Oltrepò, quindi a circa 230 metri di altitudine. Come dicevo prima, sono circa 22 ettari in corpo unico, di cui una ventina vitati, e la restante parte abbiamo boschi di querce e ciliegi che preserviamo proprio per aumentare la biodiversità dei terreni e della zona. Tra l'altro la presenza di alberi sia querce che alberi da frutto ha anche una positiva funzione di polmone filtrante tra quello che c'è all'esterno e quello che c'è all'interno del vigneto, per cui mi sembra decisamente molto importante. Aumentare la biodiversità, perché ne parlavamo prima ancora di entrare in sala di registrazione. Sì, voi siete in conversione bio, ma mi pare che facciate anche qualcosa di più della semplice adesione alla viticoltura biologica. Lo puoi spiegare anche a chi ci ascolta? Sì, ci sono alcune accortezze che attuiamo proprio in vigneto.
Prima di tutto la rivalutazione e mantenimento della genetica dei vecchi vigneti, quindi abbiamo iniziato un percorso di selezione massale, per cui stiamo andando a recuperare il DNA delle vecchie vigne, soprattutto di Pinot Nero, con cui andremo poi a fare le rimesse nelle vigne dove ci sono fallanze. Utilizziamo dei metodi naturali come la confusione sessuale per combattere alcune malattie in vigna, la tignoletta nello specifico. Utilizziamo solo letame per le concimazioni. Da quest'anno abbiamo fatto sorvescio in vigna proprio per andare ad aumentare la sostanza organica nel terreno e andare a aumentarne la biodiversità. E quindi questo ci permette di creare un terreno sano per le nostre vigne. Tutto questo fa parte di un progetto che si chiama Biopass, a cui abbiamo aderito tramite i nostri consulenti, un progetto iniziato dallo studio SATA che consiste nell'attività di zonazione della biodiversità. Andare a capire l'attività che c'è nel terreno. Più attività c'è nel terreno, più sano è il terreno. Parli di attività organica non riguardante le vigne, ma di tutto il resto. Di sostanza organica proprio nel terreno. Potremmo dire flora e fauna, eccezion fatta per le viti che quelle ci sono già di loro. È il corredo, il contorno che deve essere vivo e vivificante per il vigneto. Io direi che a questo punto potremmo pure cominciare ad assaggiare i vini che hai portato, che appunto, come ho lasciato intuire tra una chiacchiera e l'altra, sono il Tiamat e l'SG67, che presumo stia per San Giorgio 1967, ovvero il vigneto più vecchio della cantina. Se sei d'accordo possiamo cominciare a versarli nei bicchieri. Allora, Caterina, da quale dei due vini vogliamo cominciare a raccontare la storia della vostra cantina? Assolutamente dal Tiamat, perché da dove nasce il nostro progetto, è il nostro primissimo Pinot Nero ed è anche per questo che porta proprio questo nome, Tiamat. Cosa vuol dire Tiamat? Tiamat è nella mitologia babilonese la madre di tutto il cosmo, da cui sono nati il cielo e la terra, e appunto siccome il Pinot Nero è la madre del nostro progetto, l'abbiamo proprio dedicato al nostro primo Pinot Nero. Raccontaci un po' come nasce in vigna, in cantina. Noi abbiamo 9 parcelle di Pinot Nero che dal 2020, quindi dalla nostra seconda vendemmia, abbiamo iniziato a vinificare e affinare le 9 parcelle separatamente, proprio perché ogni parcella è un'espressione diversa. Il Tiamat è un assemblaggio di uve provenienti da parcelle diverse, tendenzialmente delle parcelle più giovani, più fresche, proprio perché è un vino che deve giocare sull'immediatezza e la freschezza e la piacevolezza. Deve essere un vino versatile, quindi adatto ad ogni occasione, dall'aperitivo a tutto pasto, e gioca appunto sulla sua immediatezza. Per quanto riguarda macerazione, fermentazione? Tutte le 9 parcelle seguono lo stesso tipo di vinificazione, quindi vengono diraspate, non pigiate, si cerca appunto di mantenere quanto più possibile la bacca intera. L'unica differenza in vinificazione è che per il Tiamat utilizziamo una parte di grappolo intero che varia dal 10 al 15% in base all'annata, quindi viene fatta una vasca di grappolo intero. Una volta fermentato, il vostro vino affina per? A seconda delle parcelle, ognuna segue il suo affinamento, per cui il Tiamat un 50 fa acciaio e un 50 fa barrique per circa 8-9 mesi. Scusa, barrique di che passaggio? Noi utilizziamo circa un 20% di legno nuovo, le altre secondo o terzo passaggio. Quindi 9 mesi di affinamento, poi imbottigliamento, e dopo l'imbottigliamento immettete subito in commercio oppure lasciate riposare qualche mese per assestarsi? Altrettanti 8-9 mesi di bottiglia. E però accidenti, per essere un Pinot Nero entry level, tra virgolette, 8-9 mesi di affinamento in bottiglia sono tanti. A questo punto andiamo ad assaggiare il Tiamat. Io comincio ad annusarlo.
Dunque, quello che emerge abbastanza nitidamente da questo vino è una grande presenza di frutto. Chiaramente non c'è soltanto il frutto, ma il frutto rosso fresco, croccante, è il protagonista di questo naso, al quale si affiancano delle erbe officinali, un tocco di fiore leggermente disidratato, un potpourri ad esempio di viola, una discreta speziatura e una buona balsamicità. Insomma, tu inizio di puntata hai detto anche il Tiamat, che è il nostro vino d'ingresso, non è un vino proprio economico, però a me viene subito da dire, se già un vino si presenta con tutte queste caratteristiche soltanto all'olfatto, io non me la sentirei neanche di definirlo un entry level. Sì, sarà un entry level nel senso che è il più economico della vostra lista dei vini dei Pinot Nero fermi, ma ci vuole una faccia parecchio di tolla per definire questo un vino entry level. Adesso andiamo a sentire al palato che cosa succede. Nel palato questo Pinot Nero disvela quella dimensione che sta a metà strada tra una certa quale immediatezza di frutta, ribadisco, frutta rossa fresca a cui si va ad aggiungere anche un tocco di arancia rossa da una parte, dall'altra emerge una nota per via retroolfattiva più austera. Insomma, questo è un vino complesso mascherato da vino facile. E quando dico complesso lo dico in senso positivo. Almeno per me ha senso bere vino quando c'è un costrutto all'interno del calice che ti porta a viaggiare attraverso le varie sensazioni che pensi di avvertire. Un vino banale, indipendentemente dal suo prezzo, a me non interessa. E quando parlo di vino banale non è che per forza parlo di un vino economico, ne conosco tanti di vini banali, anche estremamente costosi. Non so se hai presente tutti quei tagli bordolesi che esistono praticamente nell'universo mondo, che sono fatti tutti nella stessa maniera, sanno tutti di prugnacotta, tabacco, amarena, cuoio scuro, sottobosco quando ti dice bene, balsamicità in bocca, tannini eleganti. Questa descrizione io la potrei applicare per il 95% dei tagli bordolesi che conosco. Qui invece c'è vita. Qui c'è un cuore che palpita dentro questo vino. Forse su una cosa mi sento di dissentire, scusa il gioco di parole, nei tuoi confronti. Ne parlavamo prima di iniziare a incidere. Un vino per ogni occasione. Io proprio per ogni occasione, sinceramente io un aperitivo con questo vino non me lo farei. Lo potrei anche fare, però per me merita un contesto un pochino più concentrato. Questo non è un vino da chiacchiera, o almeno per me. Non so, dimmi tu. Per me lo è, nel senso che, come dicevi tu, è il vino più facile, tra molte virgolette, dei nostri Pinot Nero. Però è altresì il vino che ci deve rappresentare in tutto e per tutto. Quindi deve essere il nostro vino portabandiera, quello che ci apre le porte, e che se noi dobbiamo farci conoscere bisogna pensare al Tiamat in primis e poi tutto quello che viene dietro. Guarda, rettifico solo una cosa. Ho detto questo non è un vino da chiacchiera. Rettifico questa considerazione perfezionandola. Questo non è un vino da chiacchiera a meno che non fai due chiacchiere con uno che se ne intende di vini. Allora diventa un vino da chiacchiera, perché la chiacchiera a cui penso io, che tra l'altro per carattere è l'unica chiacchiera che mi piace fare, è quel momento in cui si sta in due e si assaggia un vino e si dice: ma la senti la ciliegia? Ma la senti quello? Ma lo senti quello? Ma hai sentito come ti rimane? Se la chiacchiera è sul vino che si sta bevendo e ci si confronta e si mettono a confronto quindi le esperienze olfattive e gustative che questo vino dà. Ma se devo ospitare una persona a casa per fare quattro chiacchiere e parlare ad esempio dell'annata disastrosa della mia cara Juventus, questo non è sicuramente un vino che apro. Perché no? Potrebbe migliorarti comunque la serata. Effettivamente questo è un punto a tuo favore. Ora però, prima di passare a parlare dell'SG67, veniamo alla domanda che conclude l'analisi di un vino, ovvero questo Tiamat in un'enoteca, non al ristorante, in un'enoteca, a quanto è prevedibile trovarlo in vendita? Dammi una cifra minima e una cifra massima. Dovrebbe essere a minimo 15-16 euro, massimo di 20. Effettivamente diciamo che come prezzo è un po' più alto per essere un entry level rispetto agli entry level che ho assaggiato, però va detto anche che è
decisamente più complesso, c'è molto più materiale da analizzare, o anche banalmente c'è molto più materiale di cui godere se si vuole semplicemente essere dei gaudenti del vino, e quindi trovo che il prezzo sia assolutamente centrato in questo caso. Non è un vino regalato, ma per quella che è la mia formazione culturale, i regali non dovrebbero esistere. Si paga quello che si trova nel bicchiere ed è un piacere trovarlo. Veniamo ora all'SG67. L'SG è una storia più complessa, nel senso che, come dicevo prima, porta dietro tutta la nostra tradizione di famiglia. I cru di Barolo, che adesso saranno i cru di Pinot Nero, è il frutto di un percorso che abbiamo intrapreso. Viene da questa vigna più storica, che è appunto stata impiantata nel 67, si trova nel nostro versante più caldo, a sud-ovest. Devo dire che tra i nostri Pinot Neri è l'espressione più territoriale, è quello che più rappresenta il Pinot Nero dell'Oltrepo. Che, stando a quello che mi sembra di aver capito, sentendo anche le persone che ho incontrato prima di te, è un'espressione di Pinot Nero caratterizzata da una certa importanza del corpo, non è un Pinot Nero esile. Se dobbiamo fare un paragone con la terra di riferimento per antonomasia del Pinot Nero, cioè la Borgogna, non è associabile a un Pinot Nero della zona settentrionale della Côte Nuit, quindi un Gevrey-Chambertin, ma molto più probabilmente un Pinot Nero del meridione della Côte de Beaune, quindi un Pommard o un Volnay. Quindi io sono molto curioso di assaggiarlo, ma raccontaci un po' prima come nasce questo vino. Dalla raccolta in vigna, che presumo sia una raccolta manuale con selezione in cassette. Tutta la nostra vendemmia su tutte le parcelle è manuale, con preselezioni in vigna e ulteriore selezione in vinificazione. Segue lo stesso processo di vinificazione del Tiamat, a differenza dell'utilizzo del grappolo intero, che qui non c'è. Come affinamento, questo fa un doppio passaggio in legno, perché fa un primo passaggio di circa 10 mesi in barrique e un successivo passaggio di altrettanti 10 mesi in botte grande. Le barrique anche in questo caso sono 20% nuove, il resto... Sì, uguale. Da buoni piemontesi siamo molto amanti dell'utilizzo del legno, soprattutto delle botti grandi che usiamo su entrambi i cru e sulla Barbera, però su tutto cerchiamo di bilanciare molto bene l'utilizzo del legno nuovo. Quindi diciamo sono 10 mesi più 10 mesi, sono 20 mesi, sono un anno e mezzo abbondante di affinamento in legno. Una volta terminato l'affinamento in legno e proceduto all'imbottigliamento, l'affinamento in bottiglia? Per quest'annata qua è stata di circa 10 mesi. Ok, ottimo. Andiamo a sentire anche questo allora. Via. Guarda, voglio subito sottolineare una cosa che ho percepito immediatamente, non appena ho messo il naso dentro. Si sente che, passami il termine, la mano è la stessa che ha fatto il Tiamat e l'SG67. Si sente che c'è una direzione, c'è un telos molto chiaro, c'è un'idea di Pinot Nero molto chiara, in cui si ritrovano certe corrispondenze, per cui, traduco in soldoni, la frutta rossa croccante c'è di nuovo il potpourri, c'è di nuovo la speziatura, c'è di nuovo la dimensione balsamica. Quello che però aumenta è, uso un termine piuttosto generico ma spero di essere comprensibile, l'austerità con cui queste componenti olfattive vengono presentate. È un po' un vino che al naso ti guarda dall'alto in basso, ti fa capire che è un vino che ha delle pretese e di fronte al quale bisogna accostarsi con della dovuta umiltà e disponibilità all'ascolto. Ora lo assaggio. Quello che non mi sarei aspettato è quello che è successo in bocca, perché la parte della frutta rossa intanto diventa più matura, più piena. Insieme alla frutta rossa si affianca una componente di morbidezza glicerica. Questa balsamicità ha una lunghezza pazzesca
E poi in questo Pinot Nero c'è una caratteristica che si percepisce per via retroolfattiva, cioè una volta deglutito il sorso, ed è la caratteristica che io chiamo, e che chi ci ascolta ormai avrà capito cosa intendo, ramo verde di china. Intendo dire che si percepiscono tanto delle note fruttate scure, intendiamoci, non è un merlot. Non stiamo parlando di prugna cotta, è un Pinot Nero, quindi parliamo di amarena o ancor meglio di granatina di amarena. Quindi si percepisce un sentore comunque di frutta rosso scura, il quale sentore di frutta rosso scura reca quasi agganciato, come se fosse incatenato, un sentore vegetale ma verde proprio, il ramo verde di china. Quindi clorofilla. E questa sensazione è fondamentale perché quando c'è la materia del Pinot Nero, come in questo caso, se non hai una sensazione vegetale importante che alleggerisce il quadro costruttivo del vino, rischi di fare un vino un po' troppo largo a cui manca verticalità. Invece questo ramo verde di china gli dà proprio quella verticalità. Esistono altri tipi di Pinot Nero, quei Pinot Neri cosiddetti diafani, quei Pinot Neri che giocano più la loro verticalità sulla acidità. Questo non è un Pinot Nero citrico, questo è un Pinot Nero di materia, come tra l'altro tu avevi fatto intuire già all'inizio della nostra conversazione. È un Pinot Nero di materia che trova la sua verticalità grazie alla componente vegetale. Riassaggio, ma per puro gusto, perché in realtà ho molto chiaro quello che c'è dentro questo Pinot Nero. A questo punto siamo quasi in chiusura di episodio, mancano le famose 2 domande conclusive, che sono le seguenti. La prima: se un enoappassionato che ama andare per cantine decidesse di fare una puntata in Oltrepò Pavese e in Oltrepò Pavese decidesse di venire a trovare la cantina Cordero San Giorgio, quali motivi addurresti per convincerlo a venire proprio da voi? Io lo ringrazierei perché viene a trovarci, viene a visitare una realtà nuovissima in Oltrepò. È una realtà in cui ripone fiducia, ma che allo stesso tempo avrà modo magari di veder crescere nel tempo. Prima di farti la seconda domanda mi sono ricordato di non averti fatto una domanda relativa all'SG67, ovvero in enoteca da che prezzo a che prezzo lo trovo l'SG67? Da un minimo di 45 a un massimo di 50 circa. Ok, ritorniamo alle 2 domande finali. La prima l'abbiamo già fatta. La seconda, dicevamo, se il medesimo enoappassionato, anziché prendere la macchina, fa un po' quello che facciamo tutti noi e si reca in enoteca, nella sua enoteca di fiducia, e trova un vino a firma Cordero San Giorgio, un Pinot Nero a firma Cordero San Giorgio, perché dovrebbe comprarlo? Perché probabilmente non l'ha mai assaggiato prima, perché è un'azienda nuova. E aggiungo io, perché fa dei gran bei vini, o almeno fa dei vini che al vostro ospite di casa sono piaciuti parecchio. Detto questo, mi sembra non ci sia molto altro da aggiungere se non ringraziare Caterina Cordero, proprietaria della cantina Cordero San Giorgio. Grazie mille Caterina. Grazie a te e grazie a tutti voi. E salutarvi dandovi appuntamento fra una settimana circa. A risentirci e buon proseguimento di giornata. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.